Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere la differenza di comunicazione tra comunicazione monoseriale e comunicazione seriale parallela. Ovviamente parliamo di comunicazione di condizionamento a livello residenziale ma anche industriale. Allora, prima di incominciare voglio mostrarvi cosa intendo come comunicazione monoseriale e comunicazione parallela seriale. Prendo una scheda a caso, questa è una scheda Daikin, questa scheda ha la comunicazione monoseriale, possiamo vedere il carattere stampato sulla scheda. La S sta come seriale e solitamente il cavo è rosso. Ce ne accorgiamo anche sulle schede con la comunicazione monoseriale ha due fotoaccoppiatori che serviranno per far comunicare l'unità interna con l'unità esterna. Questa è una scheda dell'unità esterna Daikin. Prendiamo una scheda Hisense, possiamo vedere il cavetto sempre rosso di comunicazione monoseriale. Qui abbiamo un altro cavetto bianco che è la terra in cui la comunicazione seriale si appoggia come neutro, mentre invece voglio farvi vedere la comunicazione parallela che usa la Samsung. È questo connettore rosso in cui si appoggiano due cavetti. Non abbiamo fotoaccoppiatori sulla scheda, ma bensì un integrato che su questa scheda è stato rimosso. Come funziona la comunicazione monoseriale e come funziona la comunicazione parallela seriale? Come ho detto prima, la maggior parte dei climatizzatori monosplit usano la comunicazione monoseriale, conosciuta anche come UART, che sta come Universal Asynchronous Receiver, quindi in pratica una comunicazione asincrona. In questo caso abbiamo un trasmettitore TX e un ricevitore RX, di cui abbiamo visto che su queste schede sfruttano sempre i fotoaccoppiatori come appoggio di trasferimento dati. Ho fatto un video dedicato come funziona la comunicazione monoseriale, quindi TX trasmettitore e RX ricevitore. Come ho detto prima, la maggior parte dei climatizzatori sfruttano questo tipo di comunicazione. Per poter comunicare l'unità esterna con l'unità interna c'è bisogno di un voltaggio che varia dai 20 ai 70 volt. Alcuni marchi usano dai 20 ai 30 volt fino ad arrivare ai 70 volt da altri marchi. È ovvio che i fotoaccoppiatori che vediamo sulle schede sono posti in questo modo, servono per dividere il voltaggio, perché i microcontrollori sono alimentati a 5 volt e quindi trasferiscono i dati a 5 volt. Dall'altra parte
abbiamo invece un voltaggio dai 20 ai 70 volt, quindi i fotoaccoppiatori servono proprio per dividere la tensione di scambio dati. Questa è una scheda Mitsubishi, anche Mitsubishi usa una comunicazione UART, possiamo vedere i due fotoaccoppiatori. In questo caso, quando si usano più unità interne e una sola unità esterna, questa è una scheda Daikin, unità esterna, trial, in cui possiamo vedere 3 comunicazioni separate, 1, 2, 3, questi blocchetti neri, all'interno ci sono dei fotoaccoppiatori, sono riempiti di resina, ma sono separati tra di loro. Ognuna di loro comunicherà con una unità interna. In pratica si sfrutteranno altre TX e RX, TX e RX, ok? Quindi ognuna di loro avrà una UART con TX e RX e andranno a comunicare con le unità interne. Ma come funziona quella Samsung? Perché quella Samsung, come stavo dicendo prima, usa un protocollo di comunicazione differente dalla classica UART. Questa tecnologia al momento viene usata da un sacco elettrodomestici a livello industriale e la Samsung la usa anche per i climatizzatori residenziali. Adesso andiamo a cancellare questa zona. Questo tipo di comunicazione è usata da Hisense, Midea, Daikin, LG, Haier e tanti altri marchi. Mentre invece separiamo questa zona, mentre invece Samsung usa un protocollo di comunicazione che è la RS485. Scusate se scrivo male perché sto distante e sto un po' scomodo. Quindi, come stavo dicendo, Samsung usa un protocollo chiamato RS485 che è un protocollo seriale parallelo. Difatti sul connettore della Samsung vedremo l'F1 e l'F2. Quindi come funziona? L'RS485 non ha bisogno di un voltaggio alto, ma bensì di un voltaggio molto più basso, che solitamente sono di pochi volt. Questo tipo di comunicazione può trasferire i dati a una distanza più lunga, molto più lunga di questo tipo di comunicazione, che arriva massimo 20 metri tra le due unità, quindi uno scambio dati massimo di 20 metri, mentre questo tipo di comunicazione può arrivare addirittura a chilometri. L'RS485, a differenza della UART TX-RX, funziona diversamente per i dual trial. Con un solo connettore, unità esterna, in cui abbiamo F1 e F2, può comunicare con più unità interne solo con 2 cavi. Ok, allora, come dicevo,
L'unità esterna sarà la master e tutte le altre unità slave. Come fanno a comunicare con l'unità esterna? Perché quando si invieranno i dati, per non sbagliare, ogni unità interna avrà un indirizzo univoco. Quindi avrà un indirizzo individuale, un suo protocollo con un indirizzo univoco, in modo che quando l'unità esterna master deve mandare i dati seriali all'unità con quell'indirizzo, andranno in quella unità specifica e così via. Questo fa in modo che ogni pacchetto seriale venga mandato a una specifica unità. Qui andiamo a scrivere quindi comunicazione parallela. Come stavo dicendo, l'RS485 funziona con un voltaggio molto basso, che addirittura basta un semplice LED, mettendolo sul connettore dell'F1 F2, questo LED si illuminerà. La comunicazione è di pochi volt, quindi non c'è pericolo che si bruci il LED, e questo LED si accenderà e andrà a lampeggiare. Nel momento in cui lampeggia il LED, sta a significare che lo scambio dati sta avvenendo tra le due unità. Sulla scheda, come dicevo prima, si trova un integrato tra il microcontrollore e il connettore di collegamento. Questo integrato è siglato 41487, che si occupa di trasferire i dati tra le unità interne e il microcontrollore dell'unità esterna. Un'altra cosa importante, andiamo a cancellare. Un altro fattore importante che sfrutta questo tipo di comunicazione RS485 è quella che si può collegare al PC. La Samsung sfrutta tramite un software che viene chiamato SNet. SNet è un software anche che utilizza la NASA. La Samsung utilizza questo software per poter collegare le schede Samsung. Quindi adesso facciamo finta di voler collegare questa scheda al PC tramite questo software. Abbiamo innanzitutto bisogno di un convertitore RS232. Quindi questo convertitore ci deve convertire dal protocollo RS485 al protocollo RS232, che è un vecchio protocollo. Questo protocollo viene usato sui PC perché viene usato nei tragitti brevi. Quindi per poter collegare la scheda al PC abbiamo bisogno di un convertitore.
di protocollo da RS485 a RS232. Dopodiché ci possiamo connettere al PC e al software SNet. Che cosa fa questo software? Va a controllare i parametri delle macchine, va a controllare il funzionamento della scheda se ci sono errori e tra l'altro possiamo anche aggiornare il firmware sulle schede. Ovviamente per accedere a questi software e poter fare gli aggiornamenti ci vuole l'autorizzazione della Samsung, avendo anche la possibilità di avere i firmware di aggiornamento. Beh ragazzi, credo di aver detto tutto quello che ricordo sulla differenza di comunicazione UART e RS485. Se in alcune parti del video non mi sono fatto capire bene, mi potete scrivere nei commenti. Il video finisce qua, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, azionate la campanella per le notifiche e da Mimmo Refrigger questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.